Oh, buongiorno, buon Santo Stefano. Oggi sono santo, quindi devo dare assolutamente qualche buon suggerimento. Ci proviamo tra poco, speciale Boxing Day, appuntamento classico di Santo Stefano. Ci sono 3 bei campionati più il Belgio, Serie B, Premier League e Championship. Tra poco vediamo il tabellone. Non mi dispiace affatto, ho già fatto una selezione, anzi a dire la verità ne ho fatte due, una per una super multipla a quote copertura medie e una super multipla quote alte. Ma sì, ci divertiamo un po', oggi ci proviamo, roba ovviamente difficile perché è sempre difficile, però ci proviamo, ci sono degli spunti interessanti, qualche serie di somme gol dispari interessante che voglio provare a coprire e insomma adesso vediamo tutto il tabellone di questo Santo Stefano, ci divertiamo, ovviamente auguri tutti, ancora buon Natale, buone feste e qua siamo sempre operativi ovviamente. Affrontiamo questo tabellone, lasciatemi solo dire per chi vuole scoprire cosa sono, come si usano, come si sfruttano i pronostici naturali, può andare sul sito pronosticinaturali.com, c'è anche la promo di Natale, scade il 9 gennaio, aspettare inutile perché c'è tanto, ci sono tante opportunità, tutte le giornate dei principali campionati in Europa. È un periodo che sta andando anche diciamo, sono piuttosto soddisfatto, c'è stata anche qualche partita addirittura in questi giorni di Natale in Turchia che ovviamente non seguono il Natale come noi e sono anche andate abbastanza bene, insomma. Il tabellone tanto si può vedere tutto quello che è successo anche nei giorni precedenti andando indietro sul calendario, quindi qua è tutto visibile. Ma veniamo a noi oggi perché sono già le 11:15 e quindi bisogna imbastire questa scommessa che ovviamente io ho messo insieme, ma si vuole usare il tabellone come si vuole, contro, pro, a favore, quote di copertura, quote alte, sistema, correzione di errori. Sconsiglio solo i lenzuoli, perlomeno mettete dei recuperi se fate la lenzuolata. La super multipla 9 è di fatto un lenzuolo ma ragionato e con un paio di errori di copertura, quindi in realtà in modalità prudente. Poi c'è anche quelle modalità quote alte che però si recupera prima appunto con le quote alte, quindi insomma c'è sempre un approccio prudente come al solito. Ma veniamo alla Serie B perché ci sono tante partite oggi, vedete si parte tra poco con il Catanzaro che mi piaceva ma non ho selezionato per diciamo così quella che sono gli spunti di oggi. Anche questo Spezia che non pareggia da 5, serie corta, questa non mi dispiaceva, ma abbiamo un Modena che 3 giornate che non vince. Modena si è comportato bene fino al Como, fuori casa non aveva mai perso. Lo Spezia un po' non mi fido ancora sinceramente, però non mi dispiace affatto neanche questa, devo dire ci sono anche 5 somme gol dispari, quindi sta cercando di venire fuori da questo inizio altamente negativo dopo la retrocessione, ma l'ho ancora lasciato. Ho segnato l'over 1,5 tra Brescia e Parma, entrambe in attesa di tornare a perdere, e il Parma ne ha castigate già parecchie come vedete sulle sconfitte. Il Brescia ha andato a fare questo ribaltone proprio con il Catanzaro, questa fosse stata la prima partita, anche forse qua col Como ovviamente importante per Brescia che aveva avuto un periodo altamente negativo, 5 sconfitte di fila dopo un inizio buono anche se con un po' di pareggite. Insomma ho solo paura, lo dico prima e subito adesso, dello 0-0. Questa è l'unica cosa che un po' non vorrei che venisse fuori. Vi devo dire che su questa situazione di doppia sconfitta c'è già stato, adesso fatemelo ricontrollare al volo, aspettate un attimo che apro l'Ambaradam e ve lo dico al volo, mi sembra ci sia già stato, non ce ne sono state tante di doppie sconfitte in Serie B, mi sembra 2 o 3 se non sbaglio. Sì, c'è già stato lo 0-0 e ci sono stati praticamente 2 over con gol e quindi ho scelto l'over 1,5, spero appunto che non rifacciano un altro 0-0, si accontentino del pareggino come spesso accade sulle doppie sconfitte o doppie vittorie. Ad ogni modo over 1,5. Ho lasciato stare Cittadella che non perde a 7 in transagonistica anche se fuori casa, non mi dispiaceva. Si possono usare anche altre cose per quote ovviamente, queste quote di copertura, altre modalità, anche altre scommessine, insomma
l'Ascoli segna un po' poco in casa, un po' così, insomma l'ho tralasciato, ce ne sono altre, quindi ho cercato di scegliere quelle che mi piacevano di più, ma ripeto è tutto totalmente soggettivo, poi l'interpretazione al di là dei dati oggettivi. Allora abbiamo questo Cosenza, in realtà qua abbiamo 9 somme gol pari da una parte, 2 dall'altra del Como, e quindi per alzare anche un po' la quota ho colto questa somma gol dispari, l'ho inserita, vedete la spunta, dopo ve la faccio vedere tutta la schedina. Ho saltato la Feral anche se grande che si è rimessa in marcia, due ottime importanti vittorie, Cremonese e Sampdoria, quindi occhio Venezia che non vince da 3, e quindi vediamo l'entusiasmo contro un po' di flessione, forse troppo inaspettata ancora del Venezia. Ad ogni modo lì mi sono coperto con la somma gol pari, ma ho scelto l'1x della Sampdoria, che spero non faccia scherzi. Ha fatto la sua sconfitta ultimamente a questo pattern qui con un qualche vittoria e poi fa la sconfitta. Spero sia finito il momento delle sconfitte insomma ripetute, ecco, che prendo un po' il largo. Questa è la Serie B. In Premier ve la faccio vedere, ma in realtà non ho utilizzato niente, sono andato sulla Championship, non ho utilizzato niente perché non mi dispiacevano, ma come quote di copertura più prudenti ho scelto alto, dopo lo vediamo in Championship. Ad ogni modo anche queste somme gol pari del Newcastle però in casa non ha mai pareggiato, 6 somme gol dispari, arriva un Nottingham in periodo altamente negativo, non è male questa somma gol pari come copertura. L'1x dello Sheffield, anche se Luton Town sta giocando bene, dopo un po' che ha dato fastidio alle grandi ha vinto addirittura proprio con Newcastle in casa, però anche questa è la partita che ha fatto più dilemmare credo tutti. Bournemouth in super periodo sciambola con questo Fulham che dopo 2-5-0 ne ha presi 3-2 senza segnare, quindi un po' un'incostanza direi marcata. Un X2 rischioso, i dati mi davano anche questo a livello di stessa situazione, sconfitta contro pareggio della squadra ospite, e quindi ho voluto dare fiducia al trend attualmente in corso. Non sono tanti ma sono finiti tutti così, diciamo X2, e quindi l'ho marcato così con fiducia e pagato anche bene ovviamente. E poi questo Aston Villa fuori casa con un Manchester dato con l'1x prende gol tutte e due buono, l'1x a 1,50 neanche tutto sommato basso. Ma passiamo alla Championship per quelli che ho selezionato, così ci muoviamo un attimo. Qui ce ne sono tanti in Championship perché ci sono tante serie in corso. E allora Millwall l'1x non mi dispiaceva affatto, ma gioca presto, l'ho un po' tralasciato, ma non mi dispiace per niente questo Millwall anche come uno, tutto sommato potrebbe essere buono. Rotterdam qui è un gol difficile, pagato bene, ma segna tanto. Il Middlesbrough è incostante ma prende un sacco di gol, almeno fuori casa, tornato a vincere nelle ultime due, va a ondate, adesso sembra ondata positiva. Il Rotterdam ha questa capacità, vedete, di diciamo soddisfare, essere coprotagonista dei pronostici naturali della sfidante, vedete già 6, fantastico, più 2 suoi, quindi direi grazie Rotterdam. Vediamo se ci fa il golletto. Saltato il Southampton, ormai mi ha fregato già un paio di volte, l'ho tralasciato pure in casa. Sul gol preso anche questo del Norwich che sembra aver preso anche fuori casa l'andazzo giusto, e con West Bromwich che va un po' su un po' giù. Sono lì tutte e due, quelle le mie scelte le vedete, ma l'1 perché l'1x mi sa ingiocabile, l'1x del Cardiff anche se Plymouth non ha ancora vinto fuori casa e ultimamente sta andando anche, comunque sta andando bene come neopromossa assolutamente, soprattutto in casa. Non mi dispiace in realtà neanche questo pareggio dello Sheffield, ma il Coventry in casa mena. L'anno scorso è andato molto bene, vedete Sheffield si è ripreso ultimamente da neopromossa. Sento puzza magari di troppa sorpresa. Ho segnato il gol dell'Huddersfield invece contro il Blackburn, che è un'altra che non pareggia da 21 ma più che altro prende gol fuori casa, e Huddersfield i suoi gol li fa. Aveva fatto un campionato ottimo, ha finito al terzo posto l'altro anno, non lo scorso, quello precedente, quindi comunque sa segnare, sa stare in alto. C'è questa somma gol pari della City
per alzare un po' la quota. Sono lì tutte e due, potrebbe starci un pareggino, anche perché anche il Sunderland non pareggia da 4, qualche somma gol dispari a tutte e due, insomma per alzare un po' la quota l'ho tenuto, e il gol dell'Ipswich che spero, dopo 2 sconfitte e una stagione clamorosa finora, scusate, una vittoria e un pareggio, il Leicester si è ripreso, va a ondate molto lunghe di vittorie, giustamente comanda, però un golletto preso dal miglior attacco nella Championship in casa, insomma contro è vero la miglior difesa, un gol che spero non arrivi abbastanza in fretta, con orgoglio da parte dell'Ipswich di non mollare la vetta. E infine in Pro League c'è questa serie che comincia a diventare lunga di somma gol pari, più che altro del Jont o del Ghent, come meglio dire. Contro il Kortrijk mi sono segnato questa, quindi per alzare la quota, vedete qua già 12, direi che ha rotto le palle, quindi me l'aspetto al varco. E l'over 1,5 del Club Brugge contro l'Unione Saint-Gilloise, anche qua spero che arrivi anche abbastanza in fretta, anche il gol poteva essere un pochino più alto ma un pochino più rischioso sulla carta. Mai fatto 0-0 Unione Saint-Gilloise, ma sono due squadre che segnano tanto, e quindi insomma questa selezione ve la faccio rivedere, perché poi vi faccio la super multipla a quote alte che devo ricomporre. Anzi, prima vediamo quanto cuba questa ad adesso che ho fatto, se mi è rimasta ancora in gioco, l'avevo preparata prima per fare in fretta, vediamo se sono ancora collegato. Sì, allora eccola qua, Brescia-Parma abbiamo detto over 1,5, somma gol dispari del Cosenza, 1x della Sampdoria, il segna gol dell'Huddersfield, somma gol pari della City, il Leicester che prende gol, il Rotterdam che segna il gol, l'over 1,5 Club Brugge Saint-Gilloise, infine la somma gol dispari del Ghent. E direi che sono tante, è ambiziosa, la super multipla è ovviamente una schedina aiutante. Vi dico cosa cuba in tutto adesso sul mio book, giusto così per darvi un'idea: 44 si potrebbe anche toglierne una che rimane comunque buona, sopra diciamo il 25 di quota totale, così è più o meno 44. Si possono giocare a multipla 9 con €1, la multipla a 8 con 0,35, la multipla a 7 con 0,15, e praticamente con 7,35 credo o 6,35 siete belli che a posto. Quindi direi questa è un'indicazione super prudente, direi con un sistema così, con grandi potenzialità, con questo importo così basso per quello che può essere diciamo il potenziale, non ci possiamo assolutamente lamentare. Vi faccio adesso, l'elimino e vi faccio quella che mi sono segnato al volo con le quote alte, che alcune sono uguali però concettualmente cambiano un po' sulle quote alte, potrebbero essere le stesse ma con quote alte. Allora, le somme gol pari dispari, allora innanzitutto aspettate che me la devo andare a riprendere. Allora, il pareggio dello Spezia avevo messo, il pareggio dello Spezia, poi avevo messo il pareggio per la famosa legge appena detta tra Brescia e vabbè, qui non c'è pareggio tra Brescia e Parma, ok, metto un x2, ma per me è un pareggio. Tra l'altro potreste mettere anche la somma gol pari per fare la copertura della copertura, e ci stanno farle tutte alte, insomma se diventa una bomba allucinante. Si può anche accontentarsi tra virgolette di una bomba meno esplosiva. Il pareggio cosa avevo messo qua, non mi ricordo, fatemi vedere. Il pareggio del Fulham, il pareggio secco del Fulham, pareggio secco del Fulham. Allora, vediamo se c'è qualcos'altro in Serie B, così faccio al volo, che ce l'ho su una schermata stampata, uno screenshot. No, non c'è niente in Serie B, quindi abbiamo solo X Spezia, X Parma, vabbè ve le dico, faccio prima: X Fulham, X Luton, 1 Millwall, X Hull City in Championship, X tra Club Brugge e Saint-Gilloise. Qui sono stati dei casi di doppie sconfitte col pareggio finale. X anche o Levon Open, sempre in Belgio, anche qua legge, vediamo se viene fuori. E la somma gol dispari ancora tutto sommato del Ghent, se si vuole andare un po' a riempimento con una quota un po' meno alta. Ovviamente ripeto, così al volo, tutte situazioni
da giocare come da giocare, anche da giocare virtualmente, ok? Quindi da tenere solo monitorate. Basta. Ho concluso, vi saluto, vi auguro ancora un buon Santo Stefano a tutti i miei omonimi, ovviamente. Ci vediamo, gustiamoci ste partite, perché poi ci sarà ancora la fine dell'anno con le partite ancora inglesi e ancora anche la Serie A che gioca, insomma, tabellone praticamente sempre, quasi sempre attivo. Ciao!